Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Oggi finalmente parleremo di Mini Z, ce l'avete chiesto, qualche consiglio, qualche suggerimento. Prima di continuare mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina. Per noi ragazzi è veramente importantissimo, la community sta crescendo tantissimo, però ovviamente anche il vostro supporto di tutti quelli che ci guardano e non sono ancora iscritti è sempre ben accetto. Torniamo ora al video. Allora, come vi anticipavo a inizio video, oggi parliamo di Mini Z. Mini Z intanto, per chi non lo sapesse, le Mini Z sono delle RC molto belle, con una storia abbastanza importante, prodotte da Kyosho. Ci sono di varie tipologie, quelle di cui parleremo oggi nello specifico sono le RVD, sono le Mini Z a trazione posteriore, quindi con il motore posizionato nella parte posteriore e con le ruote davanti completamente slegate, quindi non c'è un'effettiva trazione alle ruote frontali. Ci sono tantissime gare, ci sono tantissimi eventi, nello specifico si organizzati in collaborazione con Kyosho, che piccoli club che in autonomia acquistano piste si organizzano a gareggiare. È tutto veramente molto divertente. In Italia la fa da padrone la Stockbox ed è il motivo per cui oggi registriamo questo video. Quindi oggi cercherò di rispondere assieme a voi alla domanda: che cosa serve per poter gareggiare con le Mini Z? Vi farò un piccolo elenco, vi lascio qui i capitoli nel video in modo tale che poi possiate anche spostarvi da un argomento all'altro. Punto numero 1, le pile. Allora, le pile, se ci seguite sapete che per noi il tema batterie e pile è sempre molto caldo. Nelle Mini Z possiamo andare a utilizzare la stessa tipologia tecnologica delle pile che andiamo a utilizzare anche con le Mini 4VD, quindi le pile NIMH. Anche in questo caso sicuramente una delle marche che la fanno più da padrone in questo versante sono le Panasonic Eneloop. Sono ottime, hanno un ottimo indice di scarica, quindi durano nel tempo dal punto di vista prestazionale, possono essere lavorate con i medesimi criteri e le medesime tipologie di caricabatterie con cui andremo a lavorare, quelle in formato stilo. In formato stilo perché appunto nelle Mini Z andremo ad utilizzare non 2 stilo come nelle Mini 4VD, ma ben 4 mini stilo da all'incirca 800-850 mAh l'una. L'unica grossa pecca delle pile Eneloop, così come nella controparte per le Mini 4VD, è ovviamente il prezzo. Anche in questo caso le Eneloop sono abbastanza care ragazzi, quindi il nostro consiglio sicuramente è magari comprate delle pile NIMH come possono essere per esempio quelle di Amazon oppure le Ikea, le Ladda. Ci sono tantissime tipologie da questo punto di vista che potrebbero essere impiegate. Se per esempio trovate delle nuove tipologie che vi sembrano avere un buon rendimento, vi invito a scrivere qui sotto nei commenti in modo tale che magari possiamo dare un'occhiata anche noi e capiamo se abbiamo trovato il santo graal delle pile per le Mini Z. Dopo le pile sicuramente fondamentalissimo le gomme ragazzi. È un tema molto sottovalutato. Perché? Allora, le Mini Z RVD tipicamente sono impiegate quasi sempre in pista, perché se avete acquistato una Mini Z RVD e avete provato a girare nel vostro salotto vi sarete resi sicuramente conto che è molto difficile utilizzarla facendola correre, facendo curve senza incorrere in testa coda piuttosto frequenti. Questo perché le Mini Z RVD nascono proprio per essere impiegate su pista. C'è chi le utilizza su piste di moquette, chi le utilizza su altre tipologie di piste autocostruite con materiali incredibili, oppure c'è chi banalmente acquista la pista della Kyosho e impiega quella per poter girare con la propria Mini Z. Per esempio noi da Edo Model utilizziamo le nostre Mini Z su una pista della Kyosho, la versione con i singoli pannelli da 50x50, quindi un circuito abbastanza corposo dove riusciamo a girare anche in una decina di persone contemporaneamente, ma ci sono tanti posti che insomma danno la possibilità di girare e di divertirsi con la propria Mini Z. Mini Z Padova per esempio, ce ne sono veramente tanti. Cosa possiamo dire sulle gomme? Sulle gomme, prima cosa ragazzi che vi consiglio di fare è quella di informarvi, ok? Nel momento in cui deciderete dove andrete a girare con la vostra Mini Z, cercate di capire quali gomme vengono impiegate su quella pista. Questo perché il primo impatto che la vostra Mini Z avrà sul circuito sono appunto le gomme. Quindi avere il giusto grip sia al frontale che al posteriore, determinato appunto dalla scelta delle gomme, è fondamentale. Quindi informatevi, chiedete anche al gestore della pista quali sono le gomme più utilizzate e acquistate direttamente quella. Per esempio dal nostro punto di vista sulla pista Kyosho da Edo Model tutti utilizziamo, non sto a scendere troppo nel dettaglio perché è una scelta poi comunque sempre molto soggettiva, le gomme marca con il battistrada al posteriore e le PN Racing al frontale. Un'altra cosa fondamentale sempre per quanto riguarda le gomme è
incollate la gomma al cerchio. Vi renderete subito conto, girando un pochino, non 1-2 giri ma magari una decina, che soprattutto nelle curve strette, dopo un po' che i vostri pneumatici si scalderanno, tenderanno in curva ad uscire dal cerchio, proprio per la forza comunque centrifuga e per la dilatazione anche termica che può sopraggiungere nel momento in cui si inizia a girare abbastanza. Per ovviare a questo problema è molto semplice, non vi spaventate, è sufficiente un giro di biadesivo tra il cerchio e la gomma. È un po' noioso da fare le prime volte, però vi assicuro che poi non ve ne pentirete. Avrete comunque la possibilità poi, nel momento in cui le gomme saranno completamente usurate, perché sì, si usurano anche le gomme delle Mini Z, di andarlo a scollare pulendo bene il cerchio, poi lo potrete anche riutilizzare. Uno dei pochi elementi fondamentali di personalizzazione di una Mini Z, anche se deciderete di correre nelle categorie stock box, che sono quelle di prendi la scatola, la apri, prendi la Mini Z, metti le pile e vai a correre, quindi senza troppe modifiche. Anche in queste categorie vi è la possibilità di modificare il T-plate. Che cos'è il T-plate? Il T-plate è un pezzettino di plastica, per quanto riguarda proprio la mini uscita di scatola, che vi permette di andare a gestire il comportamento dell'asse posteriore dove è posizionato il motore. Questo perché proprio funge da collegamento tra il corpo centrale della vostra Mini Z e l'asse posteriore, dove abbiamo sia il differenziale che il motore, che ovviamente è tutto l'asse con le gomme. Un T-plate più morbido, quindi con una larghezza di attacco inferiore, permetterà una torsione orizzontale dell'asse, quindi perpendicolare al corpo della macchina, e questo vi sarà molto utile soprattutto nel momento in cui approccerete delle piste con dislivelli, perché sì ragazzi, esistono anche le piste Mini Z con dislivelli. Un T-plate morbido equivale quindi a una maggiore flessibilità nel momento in cui ci sono dei cambi di dislivello a livello di pista, ma anche una maggiore instabilità soprattutto in rettilineo. Quindi il T-plate appunto viene concesso come variazione, come modifica a livello di configurazione della Mini Z, proprio perché in funzione di quella che è la pista ci si può anche andare ad adattare. Dall'altro punto di vista, avere un T-plate molto rigido, molto stabile, permette sicuramente molta stabilità e una maggiore gestione soprattutto in rettilineo del vostro mezzo, ma ovviamente vi comporterà anche un po' più di fatica di gestione alla guida nel momento in cui andrete ad approcciare piste con dei saliscendi. Di T-plate ce ne sono ovviamente tantissimi materiali, quelli che trovate anche di casa Kyosho, ovviamente all'interno della scatola ne troverete, se non ricordo male, magari correggetemi qui sotto nei commenti, credo ce ne siano almeno 3 di diversa larghezza, fatti in plastica, ma come possibilità di upgrade si possono anche adottare in carbonio. Questo perché il carbonio è sì flessibile, ma è molto durevole rispetto alla plastica, quindi andando a utilizzare un T-plate in carbonio ovviamente andremo a fornire un po' più di rigidità e un po' più di durevolezza al nostro mezzo rispetto a quelli che potete trovare all'interno della scatola, che comunque sono in plastica. Abbiamo parlato delle gomme e ovviamente vi devo parlare anche dei cerchi ragazzi. Esiste proprio di casa Kyosho un set con tutti i cerchi con varie tipologie di offset. Questo perché in funzione della carrozzeria che andrete ad adottare dovrete andare a inserire all'interno del vostro mezzo il corretto cerchio con il corretto offset. Una delle regole fondamentali è che i cerchi devono stare all'interno della carrozzeria, ok? Quindi cambiare carrozzeria in genere implica avere anche un set di gomme, soprattutto se acquistate per la vostra Mini Z un set autoscale di Kyosho. Non ve la prendete ragazzi, però io non vi consiglierò mai di utilizzare una carrozza Kyosho autoscale su una Mini ZR-VD. Questo perché? Perché sono troppo belle. Ok, è molto semplice il motivo. Una carrozza autoscale di Kyosho è una perfetta riproduzione con licenza di una macchina a vostra scelta, quindi il costo all'incirca si aggira attorno ai 60 euro. E veramente ragazzi, con tutte le botte che si prendono in pista, le deformazioni per la temperatura che può avere una carrozzeria di questo tipo montata sulla vostra Mini Z durante una gara, veramente mi fanno dire: no raga, non utilizzate un autoscale nel momento in cui decidete di approcciare gare o comunque di scendere in pista con un po' più di frequenza. Una delle carrozzerie che adottiamo tutti è quella che vedete montata sulla mia Mini ZR-VD, si chiama Jomurema, è una carrozzeria per Mini Z non di Kyosho ma di un altro brand, che è leggermente più doppia dal punto di vista soprattutto delle carene laterali, in plastica, non subisce deformazioni anche utilizzandola tanto ed è abbastanza solida, ok? Anche agli impatti resiste. Il peso è sicuramente maggiore, il costo si aggira tra i 15 e i 20 euro, però appunto come vi dicevo, non essendo inserite anche in questo kit le gomme, avere un buon set di offset
di cerchioni può sempre tornare utile. Allora, per quanto riguarda la stock box, ovviamente, essendo una stock box, la macchina deve essere stock, quindi le uniche vere personalizzazioni che andrete a fare saranno limitate a gomme, cerchi, carrozzeria e T-plate. Dal punto di vista dei ricambi, quello che mi sento di consigliarvi, soprattutto all'inizio, è acquistate dei motori stock di riserva, perché all'incirca dopo un 10-15 minuti di utilizzo continuo i motori delle Mini Z si scaldano tantissimo, sono motori a spazzole e potrebbero anche abbandonarvi dopo essere stati scaldati così tanto. Avere una serie, almeno 2 o 3 motori di riserva, che comunque non hanno un costo esagerato, può sempre tornare utile, soprattutto durante una gara. Sicuramente da quel punto di vista, anche come ricambi ve li ridico, quindi T-plate, gomme, cerchi e in questo caso anche motore stock. Ci sono poi tutta una serie di personalizzazioni che si possono fare dal punto di vista estetico, che vanno anche a garantire un po' più di durata alla vostra Mini Z. Lo vedete montato sulla mia Mini Z, non è un qualcosa che arriva stock con la carrozzeria Mini Z, sto parlando dell'alettone e del bumper frontale, quindi andare a sostituire l'attacco della carrozzeria della Jomurema con uno stampato in 3D, per esempio, e vi lascio il progetto qui sotto in descrizione, permette perlomeno sugli impatti frontali di attutire un po' il colpo e di non fare completamente esplodere la vostra Mini Z. Come piccolo extra a questo video, anche se non è un qualcosa che possiamo andare ad inserire all'interno di una Mini Z stock box, vi volevo parlare di altri 2 piccoli aspetti. Uno è la radio. Tutte le Mini Z arrivano RTR con una radio di chioscio, una discreta radio, che alcuni anche modificano andando a tagliare la molla del grilletto della radio per poterlo indurire, perché infatti questa radio ha un grilletto dell'acceleratore, freno e retromarcia, ad alcuni risulta un po' molle. È un'operazione un po' invasiva perché bisogna completamente smontare la radio per arrivare alla molla della resistenza del grilletto, però fateci sapere qui sotto in descrizione se è un qualcosa che vi interessa, magari filmiamo, vi spieghiamo come fare in maniera un po' più agevole. Sempre per quanto riguarda la radio, lo avete visto tantissime volte anche nei nostri video, soprattutto quando giriamo in pista da Edo Model, e c'è la possibilità anche di inserirsi sulle frequenze delle Mini Z con altre radio rispetto a quella stock, come con questa chiavetta. Ve la faccio vedere, vediamo se riesco a... eccola qui. Allora, questa chiavetta permette alle radio che hanno una porta dedicata, come la mia Futaba, di poter andare a gestire quelle che sono le frequenze dedicate al mondo Mini Z, sia per quanto riguarda le RTR, quindi MR03 per esempio in questo caso, ma anche per il mondo drift l'MA020 o per esempio anche le buggy, quindi tutte le Mini Z attualmente in commercio possono essere utilizzate tramite questa chiavetta da radio di terze parti. Quali radio fanno questa cosa? Allora, sicuramente vi posso dire per certo che la FlySky Nobel 4 ha queste frequenze già incorporate, perché è lo stesso brand che produce questa chiavetta. Questa chiavetta per esempio può essere inserita anche in altre radio, nello specifico ad esempio le Futaba T4PM Plus, che ha questo alloggiamento e la utilizzo praticamente con tutte le mie Mini Z, dalla buggy, la drift all'RVD. Non è un qualcosa che vi è sicuramente utile per quanto riguarda la stock box, ma sappiate che andando avanti col tempo, se vi verrà voglia di modificare la vostra Mini Z, una delle prime cose che potrete andare a fare per migliorare anche la vostra guida, la sensibilità e la manovrabilità è quella appunto di andare a sostituire la radio. Per quanto mi riguarda, non ho mai avuto il desiderio di andare a potenziare le prestazioni, quindi andare a sostituire il motore stock con un altro motore più performante, ma sappiate che ci sono comunque motori ad alti giri. L'utilizzo di questi motori è molto interessante, soprattutto per le MA020. Ad alti giri su una drift dovreste avere una notevole capacità di manovrabilità in più, no? Quindi la derapata e la deriva dovrebbe essere molto più pronunciata. Per quanto riguarda le RVD, penso che dal punto di vista almeno del motore, già lo stock è molto interessante ed è molto divertente. Uno degli aspetti però che mi sono sentito di andare a ritoccare sulla mia Mini Z, che ormai non è più stock, è la gestione della manovrabilità, quindi tutto quello che concerne l'asse frontale può essere ritoccato andando a sostituire alcune parti in plastica con del metallo, perché andando a fornire un po' più di rigidità a queste tipologie di pezzi andremo a limitare la flessibilità della plastica, soprattutto durante le sterzate. Mi riferisco ad esempio a questi, che sono i braccetti
che collegano il servo della Mini Z all'asse frontale, che permettono anche appunto di andare a modificare la convergenza delle gomme, quindi andare anche un minimo a fare setup tramite questi pezzi. Questa è solo una piccola infarinatura iniziale per quanto riguarda la configurazione per una Mini Z RVD. Spero che questo piccolo elenco vi possa essere utile. Vi invito qui comunque, come sempre, nei commenti a scriverci la vostra opinione, commenti, dubbi, quant'altro. Siamo sempre sul nostro Telegram, quindi se volete trovate il link anche quello qui sotto in descrizione. Che altro dire, ragazzi? Sicuramente è un tema che mi piacerebbe approfondire, arriveranno più video, parteciperemo a qualche gara sicuramente, ci metteremo un po' alla prova, insomma, per vedere di approfondire anche un po' in questo mondo che so sempre molto molto interessante. Che altro dirvi? Addio piacendo, arrivederci, alla prossima. Ciao!